Ciao a tutti, come promesso siamo qui per questa seconda, diciamo, puntata con il Wurlitzer questa volta e il Seven, il Krumar. Come dicevo nella scorsa puntata, se volete andarvela a vedere se non l'avete ancora vista, dove abbiamo affrontato il Rhodes, che poi voglio dire è insomma l'ispiratore principale del Seven, anche se in realtà è solo una questione estetica perché qui dentro ci sono i modelli fisici di più strumenti elettromeccanici degli anni d'oro, diciamo, degli elettromeccanici. Comunque, se volete andarvelo a vedere, la scorsa settimana abbiamo affrontato il Rhodes, questa settimana invece stiamo affrontando il Wurlitzer. Io faccio una premessa. Nella puntata precedente, cioè nella puntata dedicata al Rhodes, abbiamo comunque affrontato anche altre cose che riguardano tecnicamente la tastiera e queste cose qua, ne abbiamo già parlato. Poi io non le sto facendo insieme, quindi se qualcuno mi avrà dato qualche notizia in più per quello che riguarda la meccanica e queste cose qua del Krumar in particolare, io non potrò rispondere in questa sede, lo farò in altro modo perché è lo stesso giorno, quindi nessuno può avermi già risposto. Ho dato informazioni in più. Volevo fare anche questa cosa perché appunto faccio un'altra premessa ancora. Mentre stavamo provando, prima di iniziare a fare questa prova con entrambi, Marco, che saluto e ringrazio perché siamo a casa sua, Marco Balla, andate a vedervi il canale, tutto il resto se non l'avete ancora fatto, ha aggiustato con il telefonino il suono, nel senso che ha fatto un paio di modifiche. Questo si collega a wifi al telefono o all'iPad e voi potete tranquillamente agire sul suono o sulle specifiche del suono e sui dettagli che sono veramente tanti, perché con Rosa anche abbiamo fatto nella puntata precedente, come dicevo, un po' di tentativi e insomma cambia il sound, è un po' come se ci mettessimo lì a regolare lo strumento, ecco. E quindi si può tentare di adattare il suono a quello che è uno strumento che ci piace o che insomma che troviamo particolarmente così comodo per noi. Allora, per quello che riguarda la fedeltà dei due suoni, vorrei soffermarmi, come ho fatto la volta scorsa, su una questione dinamica. E qui chiamerei in causa la tastiera. La TP100 è una tastiera che ha una risposta sua, chiaramente, che non può essere né quella del Wurlitzer, né quella del Rhodes, né quella del clavinet, perché questo fa anche il clavinet, fa tante cose, perché sono tutte diverse, ha il suo di discorso, no?
avere questo risultato qui devo spingere molto. È chiaramente così, diciamo che il livello, il modo di suonare può cambiare. Allora magari mettendo a posto la dinamica, aggiustando anche quel lato della cosa, ci si può avvicinare ancora di più alla fedeltà nei confronti di uno strumento. La cosa assurda è in generale che se si trova se si riescono a mettere a parità di volume, si comincia a entrare in una specie di viaggio assurdo, perché lentamente si trova ricercando mentre si suona lo stesso suono con entrambi. Esatto, con la dinamica. Cioè, capite che dopo un po' si entra in questo specie di strana, poi è chiaro, di strana sensazione, no? Poi è chiaro che presi a sé stanti ci sono delle differenze, però ragazzi, cioè, siamo di fronte a uno strumento digitale, a modelli fisici. È chiaro che sono diversi, ma vi garantisco che se vi mettete lì con la dinamica prima o poi lo incontrate il punto. Parlo sempre di uno strumento digitale, cioè di una scelta di questo tipo. Cioè uno dice sì, vabbè, allora siamo tutti così. Cioè, tutti diciamo, vabbè, ma cosa c'è? Il Wurlitzer è un'altra cosa. Sì, infatti è un'altra cosa. Cioè, nel senso che questo qui è uno strumento che serve per andare a suonare il Rhodes, il Wurlitzer, il clavinet, il CP80, il DXL, il piano normale, tutto. Ed è uno strumento portatile per andare a suonare, nel senso moderno, diciamo, del termine, no? È portabile del termine. Poi è chiaro che uno si dice, ma io mi compro io ho il mio Wurlitzer a casa, come mi diverto, lo so, anch'io ho il Rhodes a casa, mi diverto come un matto, registro con Rhodes e tutto quanto. Quello che volevo dire è che rispetto a qualsiasi altra cosa a campionamento, comunque i modelli fisici hanno questa forza qui, che a un certo punto entri in questo viaggio strano dove cominci a confonderti. Adesso lo abbasso un po' perché... Poi, come dicevo l'altra volta, questo test, quello classico che fanno, lascia il tempo che trova, perché è questa la cosa che conta, cioè le armoniche che si sposano insieme. Poi adesso si può schiarire, si possono togliere. Per esempio, io sento che questo ha meno basse in generale di questo, che è un po' più, ma noi possiamo agire chiaramente anche eliminando, esatto, senza problemi, qualsiasi cosa, cioè qui c'è un equalizzatore, c'è qualsiasi cosa, si può fare qualsiasi cosa, perché chiaramente ci sono tutte le possibilità digitali. Allora, però ecco, per esempio adesso stavo giocando un po' con l'equalizzatore. Ecco, per esempio adesso, come sentite, si somigliano un po' di più, insomma si trova prima o poi il modo di avvicinarli. Ora, che sia utile o meno avvicinarli, allora stiamo parlando del suono puro. Qui noi stiamo uscendo dal Wurli, stiamo andando dentro il banco, stiamo andando dentro la scheda. Stessa cosa stiamo facendo col Seven, quindi abbiamo un suono pulitissimo. Poi chiaramente c'è tutta la questione degli effetti, nel senso che, per esempio, Marco ha preparato una situazione, diciamo, classica,
c'è il chorus, che chiaramente è un grande classico. Sentite? Ora a questo punto c'è. Cioè, nel senso, è chiaro che c'è una differenza, no? Nella sensazione organica che dà il Wurlitzer quando lo sentite, però, cioè, voglio dire, tra l'altro mi faceva notare Marco che all'interno dell'applicazione col telefono, dove ci sono chiaramente tutti i tipi di chorus che si possono cambiare, si può intervenire su qualsiasi aspetto dello strumento, quindi voglio dire. Cioè, c'è una risposta molto, molto piacevole, verace, organica, umana, non so come dire. Questa cosa qua secondo me è importantissima. Poi, ripeto, come ho detto l'altra volta, ho fatto questo video perché ho visto che molti hanno visto il video del Krumar, mi hanno fatto un sacco di domande. Io ho risposto a molte di queste domande nello scorso video, quello della settimana scorsa. Probabilmente avrò già risposto magari a qualche altra domanda che mi avete fatto. In generale, diciamo che questo strumento qui, molti mi chiedono, ma secondo te con quello lì sono a posto? Allora, mettiamola così, se dovete andare a lavorare è un discorso, ma se volete comprare uno strumento creativo, allora è un altro discorso. Non perché gli altri strumenti non siano creativi, soprattutto quelli a modelli fisici, vedi Legend, vedi, ce ne sono di cose interessanti. Però io intendo dire uno strumento creativo nel senso che il pianoforte di questo strumento, adesso cambiando la questione, è questo qui, che è uno strumento a modelli fisici, che praticamente non è un pianoforte. Sentite? È un'altra cosa, nel senso che ha una dimensione proprio sonora completamente. Sembra uno strumento, non lo so come dire, di altri tempi. Sembra un piano elettrico di altri tempi, un piano digitale. Questo è a modelli fisici. Quindi non c'entra niente, non so come dire, con i modelli fisici di Pianotech o quelle cose lì, è una cosa diversa, ma io sento che se io con questo suono qua, a parte il fatto che possiamo modificarlo come tutti gli altri, ma se io con questo suono qua suono insieme a della gente, ad altri strumenti, lo sento così a orecchio mio personale, poi magari mi sbaglio, sento che con uno strumento come questo posso essere insieme agli altri in un modo molto naturale, molto, ripeto sempre la parola organico perché è l'unica cosa che mi viene in mente, cioè qualcosa legato alla natura, insomma, no? Del suono. E questo è un altro esempio. Poi ci sono altri esempi, c'è anche l'Electric Grand, anche lì magari non siamo, capito, non siamo come si dice, non siamo nel clone, cioè non siamo nella virtualizzazione precisa, siamo in un ambito di, cioè somiglia a un CP80 e fa una cosa, si può modificare, ci si può lavorare per fare un suono proprio, in questo senso è uno strumento creativo. Quindi per questo a molti ho risposto, ma secondo te devo prendere questo o quello? Allora, se vuoi lavorare, per esempio il Legend ha un'identità differente, è una workstation, cioè nel senso si possono fare split layer, cose di altro genere. Quindi questo qui è dedicato appunto all'aspetto, diciamo così, più di immersione nella questione del modello fisico.
Il tentativo di Legend, vi faccio questo paragone semplicemente perché me l'hanno chiesto tutti. Il tentativo di Legend è differente, è di unire questo tipo di discorso a un discorso più North Stage, per intenderci, a moduli, con la possibilità di scegliere come mettere insieme una macchina, ma di fare tante cose e poterle unire in un altro senso. Qui abbiamo il pad pronto per essere unito a quello che stiamo facendo, cioè. Metto il coro. Entro in una fase differente, proprio artisticamente parlando. Quindi lì dipende dalle vostre esigenze. Poi il Legend, come dicevo nella scorsa puntata, lo vorrei riprovare, finito, perché quello che avevo provato io era un prototipo e già mi aveva comunque veramente colpito, ma insomma non era finito, non era definitivo e tutto il resto. Però comunque ho avuto l'impressione che avesse una caratteristica leggermente diversa. E poi è uno strumento che può adattarsi a voi, mentre questo è uno strumento fatto così, che fa questa cosa, ma la fa in un modo talmente morbido e piacevole che è ispirante, secondo me. Secondo me questo è uno strumento estremamente ispirante. Cioè, cambia anche un po' l'approccio vostro a questi strumenti. Cioè, poi sentite che il comportamento permette anche, no? Molto spesso con i campioni questa cosa non si può fare, perché il comportamento è strano. Invece qui, bene o male, di qualsiasi accordo facciamo con qualsiasi strumento abbiamo una risposta sempre dove potete riconoscere tutte le note che compongono anche i cluster. Questa cosa qui è, secondo me, è fondamentale ed è caratteristica degli strumenti a modelli fisici, no? E poi ci sono tutte queste risorse qui. Poi ripeto, anche il piano. Come sentite c'è anche l'opportunità del campionamento. Però sinceramente io tornerei... Posso farlo da qui? Sì. Non so come dire... Questo che evidentemente non è un suono di pianoforte, diciamo, come siamo abituati a sentirlo, mi porta in un posto, cioè mi fa venire voglia di suonare. Poi mi vedete insistere in questo senso, magari potrete pensare, che ne so, che io abbia un interesse nel parlare così di questo strumento. No, non ce l'ho, perché non ce l'ho neanche questo strumento, è di Marco. Conosco Guido alla lontana, nel senso che so che cosa ha fatto, ho usato i suoi strumenti in passato, il VB3 così, ma insomma questo è uno strumento che mi ha sempre affascinato, proprio per il tipo di approccio, perché io credo che sia importante che qualcuno faccia degli strumenti che possano fare andare avanti le cose, no? Ma che anche se imitano strumenti vecchi, ma che siano uno sviluppo artistico. Non so come dire. Che è importante, perché è importante sicuramente avere degli strumenti che rendono live, che hanno un'identità
anche così professionale importante, ma è anche importante che ci siano degli strumenti che oltre ad avere, perché questo non è che non sia professionale, ci si va a suonare anche di brutto, che esistano degli strumenti che sono anche l'espressione di una creatività e di una volontà creativa che secondo me è importante, perché aiuta proprio la- l'avanzamento della musica, no? I modelli fisici secondo me sono un po' in questa direzione, non che le altre tastiere con i campioni non lo siano, perché poi nella maggior parte dei casi se sono a campionamento il pianoforte e il Rhodes, poi il resto delle cose sono comunque generative, perché ormai si sta andando lì. Però ecco, questo invece è un po' tutto basato, nonostante abbia al suo interno dei campionamenti, è un po' tutto basato sui modelli fisici. E non so, voglio dire, mi sembra che il sound ci sia. Anche di questo di X. Scusate, ma ho i pedali storti, quindi ogni tanto faccio fatica. Una bella risorsa. Mi sta cambiando Marco, sta qui. Bellissimo. Bellissimo. Più cristallino. Insomma, c'è tanta roba, anche queste cose FM sono molto belle. Ma poi tornando, che ne so, al... Queste cose messe nelle canzoni, nei brani, secondo me hanno un'identità che non è quella del campionamento dove tu fai la fotografia di una cosa che hai sentito in un disco, non so come dire. Secondo me con questi strumenti qua si può cominciare a ragionare in un altro modo e cercare di fare un'altra cosa che non sia esattamente rifare un CP80. Questa è la mia idea riguardo a questi strumenti, che sono questo, il Legend e tutti quelli che stanno andando in quella direzione. Quindi insomma, così per chiudere questo quadretto dedicato al Seven, abbiamo provato col Rhodes, abbiamo provato col Wurlitzer, non ci siamo addentrati negli altri, ma insomma anche perché diciamo che abbiamo affrontato quelli dove era più evidente proprio l'aderenza, no? e l'amore con cui sono state fatte queste cose. Io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio chiaramente Marco che ogni volta mi ospita e che mi permette di star qui a rompergli l'anima. Non è vero, si diverte anche lui, sono convinto, ci divertiamo insieme. E quindi insomma, per gli amanti delle tastiere creative, secondo me Seven è un acquisto importante perché può veramente farvi passare delle ore belle, musicali, insomma. Vi ringrazio, vi saluto, iscrivetevi al canale se vi piace il mio approccio, diciamo così, e ringrazio tutti voi perché insomma siamo sempre di più e siete sempre gentili ed educati, che so che sembra di essere un prete, ma non è così facile ultimamente trovare questo tipo di approccio delicato ed educato in generale, no? Sui social e queste cose qua, quindi vuol dire che si sta creando un bel clima e una bella comunità, insomma. Ciao ciao ragazzi, state bene.